Sparare col vento è impossibile, ma come fai a capire dove sparare? Oh, il colpo è andato esattamente dove ho compensato. Non riesco a capire quanto e dove compensare. Questi sono i grattacapi e le risposte classiche di chi affronta una gara in mezzo al vento. Sparare in mezzo al vento è un'arte, quella di sapere, ascoltare e vedere cosa ci dice la natura. E quindi l'unico modo per capire il vento è quello di recuperare più informazioni possibili su quello che sta succedendo tra di noi ed il bersaglio. In effetti senza vento c'è soltanto la distanza e l'inclinazione, che sono due parametri che possiamo scoprire facilmente con la nostra ottica ed il nostro inclinometro. Con il vento invece l'unico strumento che possiamo utilizzare è il filo di lana, ma ci dice sommariamente quello che sta succedendo e soprattutto ce lo dice nel punto in cui siamo seduti. Ma cosa succede a 40, 50 metri, a 30 metri dove c'è il bersaglio? E soprattutto cosa succede durante tutta la traiettoria del pellet, quindi tra di noi ed il bersaglio? In questa puntata complessa vi distillerò i concetti per riuscire a vedere e capire come sparare in mezzo al vento. Ragazzi, guardate fino all'ultimo questo video, perché fino all'ultimo dirò delle cose estremamente interessanti, come ad esempio il riverbero, questa arma potentissima. Partiamo! La prima grande differenziazione che dobbiamo fare è nella tipologia di vento che ci troviamo ad affrontare. Vento costante e vento incostante. Il vento costante è la tipologia di vento più gestibile. Attenzione, ho detto gestibile, non facile. Generalmente l'ondata di vento spira in un'unica direzione, facciamo ad esempio da destra verso sinistra, con una forza uniforme, e spesso le ondate di vento che si susseguono hanno una durata molto simile. Questo fattore è importante perché una volta capita la durata media sappiamo sommariamente quanto dura la fase di vento e quanto dura invece la fase in cui il vento cala, e ci permette quindi di prendere una decisione, quella di decidere se sparare nel vento costante oppure in assenza di vento. Tra parentesi, tempo permettendo, perché abbiamo sempre i nostri 3 minuti per piazzola. Il vento incostante invece è quello più imprevedibile, più ingestibile e di conseguenza anche quello più ostico. Le ondate di vento sono delle piccole bufere e cambiano continuamente sia la direzione che l'intensità, e ciliegina sulla torta, la loro durata non è assolutamente prevedibile. La prima cosa da fare è posizionarsi in taratura con la carabina sul rest, o seduti, meglio sul rest, e provare a sparare su un bersaglio cartaceo che abbiamo messo leggendo il filo di lana. Dopo che faremo parecchie centinaia di colpi con differenti tipologie di vento, impareremo a leggere la forza del vento guardando l'inclinazione della nostra cordicella di lana. Ovviamente la condizione migliore di fare questi test sul rest è avere una condizione di vento costante, ci permette di avere quindi dei risultati ripetitivi ed è più facile imprimere nella nostra memoria appunto questi risultati. Ragazzi, attenzione, ogni cordicella che utilizziamo sulle nostre armi ha un peso differente dato dal fatto che il materiale è diverso più o meno spesso, e anche la grandezza, la lunghezza della cordicella. Di conseguenza la lettura della cordicella è strettamente personale. Vi faccio un esempio con la mia cordicella. Prendiamo come esempio 3 tipologie di vento, quello basso, medio e forte. Se punto nel centro del bersaglio, ecco cosa succede a 30 metri con il vento basso, medio e forte. Ed ecco invece, sempre puntando nel centro, cosa succede a 50 metri con il vento basso, medio e forte. Se volete vedervi un video con del vento davvero incostante, guardate, mi sembra qui, sì, il video del mondiale che ho fatto l'anno scorso a Roma. Skill. In una gara la taratura è fondamentale quando c'è questo vento, perché ci permette di prendere dei riferimenti su quanto sposta il vento in base alla nostra cordicella, e questi riferimenti saranno fondamentali per la nostra gara. Allora, leggo la misura del mio cordino, il vento è da sinistra verso destra di poco. Vi faccio vedere, intanto c'è questa fantastica formica che viene attorno a noi, quindi io mi sposto al bordo sinistro della kill zone seguendo il vento. Ok, quindi con questa tipologia di vento
ho capito che a 50 metri mi servono circa un paio di centimetri di compensazione per riuscire a fare centro. Il vento è un po' più forte, quindi cerco di compensare un po' più a sinistra, visto che il vento va da sinistra a destra, sempre a 50 metri. Considero di mettere il mio reticolo, che ve lo faccio vedere, eccolo qua, un po' fuori dalla kill zone. Ok, vediamo se faccio i calcoli giusti. Ok, dopo che siete diventati maestri di settimo dan nella lettura della vostra cordicella, possiamo introdurre cosa guardare e valutare attorno a noi in presenza delle due tipologie di vento. Allora, come primo il vento costante. Immaginiamo di avere una onda molto larga, molto bassa, che con flemma viene verso di noi. Probabilmente lo stesso vento che abbiamo noi in piazzola c'è anche sul bersaglio. L'unica variante, ricordo, è quella di decidere se sparare con il vento oppure aspettare che cali. Se però sparate a cavallo di questi due momenti, beccate insomma il momento in cui da noi c'è il vento e sul bersaglio quest'onda è già passata, allora la vostra compensazione sarà troppa. Al contrario, potrebbe essere che da noi il vento deve ancora arrivare e sul bersaglio l'onda di vento costante sta arrivando. Di conseguenza noi compensiamo troppo poco, oppure non compensiamo quando dovremmo farlo. Un'altra condizione importantissima da valutare attorno a noi è la presenza di barriere naturali o artificiali sulla tratta che c'è tra di noi ed il bersaglio. Ad esempio folti cespugli bassi, oppure dei pallet, dei pezzi tronchi di legno, qualunque cosa che possa fare da barriera e di conseguenza bloccare il flusso di vento. Dovremo quindi considerare che la somma del vento da compensare sarà inferiore, in quanto quello che leggiamo sulla nostra cordicella è sicuramente superiore, perché in una certa tratta del percorso questo vento sarà bloccato da queste barriere. Nonostante quindi tutte queste condizioni che vi ho detto, comunque rimane abbastanza prevedibile il vento e quindi la compensazione. Ora invece cosa guardare, cosa valutare in presenza del vento incostante. Spesso accade che la nostra cordicella ci segnala una certa direzione del vento e invece guardando nell'ottica notiamo che la vegetazione o addirittura il riverbero, che vediamo dopo, ci indica che la direzione del vento è diversa o addirittura opposta. A questo punto cosa fare? Bisogna trovare una media tra le direzioni e la forza del vento che spingono dalla nostra posizione alla posizione dove c'è il bersaglio. In questa condizione, da quando decidiamo di sparare a quando premiamo il grilletto, deve passare veramente poco tempo, perché queste condizioni sono talmente variabili che basta qualche secondo in più che il vento in generale nell'ambiente può cambiare completamente. E ovviamente il mio consiglio: sulle distanze lunghe o medio-lunghe valutate che cosa fa il vento in almeno 2 step di distanza, quindi nei primi metri e negli ultimi metri. Cosa fa la vegetazione, se è presente, le foglie come si muovono, i fili d'erba come si muovono, i cespugli, i rametti quelli più leggeri, qualunque cosa si muove, voi dovete analizzarla e capire di quanto si muove rispetto alla vostra cordicella nel primo step e ovviamente di quanto si muove anche nel secondo step. Non per ultimo possiamo usare anche il cordino, è praticamente un collegamento tra la nostra mano e il bersaglio, quindi se il cordino è libero da vincoli, se il cordino ha una tipologia insomma di corda molto leggera, noi possiamo utilizzarlo tirandolo sopra, non tendendolo, e ci permetterà di capire esattamente che cosa fa il vento durante tutta la sua tratta. Perché? Perché modellerà insomma il cordino in base alle onde di vento. E ora una skill, e questa qua è importante: se volete capirci qualcosa e fare dei buoni punti in gara, dovete iniziare a pensare che sia in presenza del vento costante che del vento incostante non esiste mai un momento uguale all'altro, e quindi non esiste un tiro uguale al precedente o al successivo. Per ogni tiro quindi dovete rifare i calcoli da zero. Anche se siete nella stessa piazzola, dovete sparare al secondo bersaglio e vi sembra che la situazione sia esattamente uguale al primo tiro che avete fatto e che avete fatto con successo, rifate i calcoli tutti da capo, perché il vento, anche se non ce ne accorgiamo, cambia sempre.
Questa sì che è una costante. A parità di tipologia di vento, i suoi effetti cambiano in rapporto alla tipologia di terreno su cui spariamo. L'esempio più facile per farvi capire è paragonare un tiro in campo aperto rispetto ad un tiro con la stessa tipologia di vento sulla stessa distanza del bersaglio bla 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 in un bosco fitto. E cosa succede? Che ovviamente lo stesso vento sposterà il pellet di più nel campo aperto rispetto al bosco fitto. Il terreno, quindi, le tipologie di terreno possono essere pianeggiante oppure su un versante della collina, dentro una valle, oppure con una vallata o un fosso in mezzo tra il nostro punto, la nostra piazzola e il bersaglio. Ognuna di queste condizioni varia il percorso del vento e di conseguenza gli effetti che avrà sul nostro pellet e sulla traiettoria di esso. Poniamo caso che tra di noi e il bersaglio, poco più basso della linea di tiro, c'è il letto di un fiume. Ora guardiamo la nostra cordicella, ci sembra che ci sia poco vento. Cosa facciamo? Spariamo? No, ve lo dico io. La cosa che dobbiamo fare è guardare, prendere qualunque tipo di riferimento in un punto vicino a questo letto del fiume, scusatemi. Perché vi dico questo? Perché se c'è comunque del vento è molto probabile che venga incanalato in questo letto del fiume e di conseguenza noi non riusciamo a leggere la vera intensità se guardiamo soltanto la nostra cordicella o se guardiamo soltanto quello che succede prettamente vicino alla sagoma. Ecco che quindi dovremo prendere in considerazione che cosa? Il vento che leggiamo noi, il vento che vediamo vicino al bersaglio, ma sicuramente il vento che riusciamo a percepire vicino al letto del fiume. Facciamo una media di tutti questi dati e decidiamo quanto compensare. Ora ragazzi, mi avvicino per dirvi questa cosa. So che è facile a dirsi e difficile a farsi, però io non ho la formula magica 2 più 2 uguale a 4 e allora so sparare nel vento. Io vi do dei consigli su come e cosa vedere. Poi vale la regola più vecchia del mondo, cioè quella che bisogna sudare e faticare per imparare. Ok, vi do un'altra situazione da analizzare molto importante. Il nostro bersaglio è su un versante della collina e quindi in una situazione di tiro inclinato noi spariamo dal basso verso l'alto, dove appunto è posizionata la sagoma. Ci accorgiamo che il vento spinge dalle nostre spalle alla sagoma. Oppure ci accorgiamo l'esatto opposto, quindi che il vento arriva da davanti a noi e ci colpisce in faccia. Questo avrà un effetto sulla deviazione del nostro pellet. Generalmente se arriva dalle nostre spalle e segue appunto l'inclinazione della collina, alza il punto di impatto. Al contrario, invece, se arriva da davanti a noi, abbasserà il punto di impatto. Finalmente ci siamo, il riverbero, l'arma suprema. E ora capirete perché ho fatto una fatica incredibile per mostrarvi questi video, ma concorderete con me che sono uno spettacolo. Allora, tralasciamo la spiegazione di che cosa sia il riverbero, potete ovviamente conoscerla chiedendo a Dio Google. Io vi dico che è lo strumento più potente per leggere il vento. Infatti ci dice la direzione, l'intensità e la posizione del vento. Peccato che non sia sempre disponibile il riverbero. Infatti non è presente nelle giornate nuvolose o generalmente quando c'è poca luce, in presenza di buio, nel sottobosco. Al contrario, invece, è molto visibile nelle giornate assolate e specialmente in campo aperto. Non è necessario avere la migliore ottica per vedere il riverbero, generalmente basta un'ottica con alti ingrandimenti, quindi sono perfette le nostre ottiche da field target, che quindi sono in grado di catturare questo fenomeno. Varia che cosa, quindi? Soltanto la qualità con cui vediamo il riverbero, mettiamola in maniera semplice. La prima cosa che ci permette di leggere è la direzione. Il calore che sale dal terreno lo vediamo con queste ondine, questo qua insomma è il riverbero, che a seconda se il vento spira da destra a sinistra o viceversa, queste onde cambiano l'inclinazione e quindi ci permettono di capire da che direzione arriva il vento. L'intensità
La diversa inclinazione che assumono queste onde ci permette di capire quanto intensamente soffia il vento. Quindi se sono verticali praticamente il vento è assente, se sono poco inclinate abbiamo una leggera brezza, se invece sono orizzontali fatevi il segno della croce, vuol dire che c'è tanto vento. Questa lettura è importantissima e qua mi rifaccio a quello che vi ho detto all'inizio. In fase di taratura, se abbiamo la fortuna quindi di avere questo fenomeno in taratura, possiamo prendere dei riferimenti che valgono come oro durante la nostra gara. Skill molto importante, forse questa è la skill più importante di questo video. Se sbagliate il bersaglio, memorizzate il punto di impatto. Dovrete confrontare quanto avete sbagliato a compensare rispetto al riverbero che avete visto. Se non c'è riverbero, comunque dovrete confrontare con qualsiasi ragionamento abbiate fatto, con la cordicella, con il filo di lana, con la foglia che si è mossa. Questa informazione è nuovamente oro per i tiri successivi. E un'altra cosa molto importante che pochissime persone fanno, anche se abbattete la sagoma, specialmente all'inizio gara, quindi quando ci sono pochi impatti sulla sagoma stessa, ritiratela su nei minuti che vi rimangono a disposizione e guardate il vostro colpo dove è andato. Perché vi dico questo? Perché la hit zone, quindi il bersaglio, il centro del bersaglio, ha un diametro di 4 cm. Quindi se voi avete impattato all'estrema sinistra o all'estrema destra, questo cambia i vostri parametri di compensazione. Tutto questo per dire che specialmente ad inizio della gara bisogna essere molto concentrati, perché andiamo incontro a una condizione ambientale di cui non abbiamo molti riferimenti e dobbiamo farceli nei primi tiri. Peccato che sono i tiri che se sbagli devi segnare 1-0 sulla tua tabella. Ultimo fattore che ci dice il riverbero è la posizione del vento. Cosa vuol dire la posizione del vento? Forse è meglio dire la distanza del vento. Se il vento è presente tra di noi e la sagoma, specialmente molto vicino alla sagoma, il riverbero darà molto fastidio nella messa a fuoco della sagoma. Se il vento invece è dietro la sagoma, il riverbero non darà assolutamente fastidio e metteremo a fuoco la sagoma in maniera netta e veloce. È un parametro praticamente in tempo reale. Sagoma che non si riesce a mettere a fuoco vuol dire che c'è il vento davanti e dobbiamo quindi capire quanto vento e da quale direzione arriva. Se invece la sagoma è perfettamente a fuoco e vediamo il riverbero dietro, vuol dire che in quel momento non c'è grosso vento tra di noi e la sagoma. Allora, nella mia tabellina di marcia sono arrivato alla fine, quindi vabbè, a parte tutto, fatemi assolutamente sapere come vi trovate, se avete messo in pratica insomma i consigli che vi ho dato, se iniziate a capirci anche qualcosina poco in più. Nell'ultima settimana di settembre sarò in Bulgaria con la nazionale per fare gli europei di field target. Cercherò, spero di trovare un po' di tempo per fare un piccolo video e raccontarvi questa grande avventura. Mi piacerebbe portare a casa la patch del Master, ma ci sarà tempo per spiegarvi che cosa è la patch del Master. Grazie quindi a tutti come sempre e a presto. Ciao 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 e buona sparacchiata. In base alla rigatura della nostra canna, quindi destrorsa o sinistrorsa, il vento può spostare oltre a destra o a sinistra il nostro pellet, lo può spostare in alto o in basso. Poniamo caso di avere una canna destrorsa, la rigatura destrorsa, e poniamo caso che il vento va da sinistra verso destra. In questo caso il pellet verrà spostato sulla destra ma più in basso. Al contrario invece, sempre con rigatura destrorsa, se il vento va da destra a sinistra, il pellet verrà spostato a sinistra ma un pelo più in alto. Per chi è interessato a capire a quale distanza il pellet è più influenzato dalla forza del vento, quindi se subito ad inizio della volata oppure in fondo vicino al bersaglio, può calcolarlo partendo dall'equazione di Didion. Appunto permette di calcolare questo genere di incognite. Link è ovviamente in bio. Questo genere di pippe, possiamo anche dirlo, si arriva a farsele dopo che si ha maturato una grande consapevolezza del vento, dopo che abbiamo sbattuto la testa parecchie volte, quindi è giusto dirlo, però mettiamo l'attenzione necessaria, ecco, ponderata su questi approfondimenti.